Dopo un inverno siccitoso e abbastanza freddo è arrivata la piovosa primavera, che è stata come una manna dal cielo per i nostri fiumi, soprattutto per quelli dell'Appennino. Oggi siamo insieme a Marco dell'Itala Calistri, guida di pesca proprio in Appennino. Marco, facci un po' il punto della situazione, delle condizioni di pesca che andremo a trovare. Allora, i livelli sono dei buoni livelli, grazie a una primavera piovosa e anche a grosse nevicate in quota, abbiamo dei livelli oggi buoni. Le trasparenze non sono ancora ideali per la secca, anche se non escludo che più avanti, magari nelle ore centrali, qualcosa si metta in moto. Da quello che posso vedere, dovremo andare a ninfa, alternando magari la ninfa in ice sticking nelle correnti e magari anche un po' di ninfa lunga dove le trasparenze non ci consentono un grosso avvicinamento. Ricordiamoci che siamo in una zona libera. Marco è guida di pesca, ripeto, in Appennino, e la sua specialità è proprio quella di portare i suoi clienti nelle zone libere dove tutti possono andare a pescare. Però zona libera vuol dire anche prendere il toro per le corna talvolta e accontentarsi anche di quello che il fiume o il torrente ti darà in quel giorno. Sì, non è un tratto no kill, qui il pesce se diventa di taglia è perché riesce a schivare le insidie sia magari degli uccelli itiofaghi, ma anche di chi li vuole trattenere nel rispetto delle regole delle trote. Ci sono trote importanti, però il confronto è con il pesce selvatico, quindi oggi vediamo se magari sono fuori quelle di medie, vediamo nel libero. La cosa che più mi attrae è che è sempre una sorpresa e non sappiamo mai quello che ci aspetta. Ma diciamo, Marco, che anche se uno cattura trote selvatiche, anche di piccola taglia, comunque nell'ordine dei 15-20 cm, sono pur sempre trote selvatiche catturate con un'esca artificiale. Con un'esca artificiale, e bisogna fare lo stesso le cose fatte bene, perché non è che pesce piccolo equivale a pesce semplice, hanno le stesse dinamiche. Se peschiamo correttamente riusciremo a vederle. Se sbagliamo qualche approccio, neanche quelle di 5 cm riusciremo a portarne uno a guadino. Quindi bisogna comunque fare le cose fatte bene. Quindi avvicinamenti circospetti, lanci precisi nei punti giusti e soprattutto nelle vene di corrente giuste per non far dragare la ninfa. Sì, assolutamente, dovremmo capire se il pesce è attivo più a fine buca, più in centro buca o magari se è attivo intrattenuto, non lo sappiamo. Vediamo, certamente l'avvicinamento cauto è la cosa necessaria in questi ambienti. Perché ricordiamolo, la pesca a ninfa ovviamente avviene sotto la superficie, quindi con la secca riesci a vedere quello che stai facendo, con la ninfa occorre molto senso dell'acqua. Peschiamo nella terza dimensione, noi non vediamo, possiamo intuire dove sta derivando la nostra ninfa, però bisogna anche insistere perché il pesce magari non è che è tanto disponibile alla prima passata. Bisogna sviluppare un po' il sesto senso. Ecco, la ninfa ci insegna a sviluppare un senso innato che poi ci tornerà utile poi nelle giornate quelle veramente belle. Quindi sfruttare la pasturazione naturale che ti offre il corso d'acqua in Certo. quel momento e azzeccare anche l'artificiale giusto. Assolutamente, ninfa precisa per il livello di acqua e anche per le trasparenze. Vediamo, il fondale mi sembra un buon fondale maturo. Vediamo ora cosa ci riservano, se sono disponibili oggi.
Tornando al senso dell'acqua, Marco, anche la pesantezza della ninfa ha un suo perché. Dobbiamo calibrare bene il giusto rapporto corrente e peso dell'artificiale. Sì, bisogna cambiare continuamente. Come nella secca siamo sempre a cambiare artificiali in relazione all'insetto, in relazione alla schiusa o magari pescando in caccia, nella ninfa non bisogna essere pigri, bisogna cambiare pesi continuamente, sia variando il bracciolo, variando la ninfa di punta, per riuscire a entrare nella vena giusta, perché il pesce non occupa tutti i posti, quindi la ninfa deve stazionare alla profondità, poi se arriva alla giusta profondità, a questo punto può essere non fa molto effetto il tipo di ninfa, più che altro deve arrivare alla corretta al livello di stazionamento del pesce in quel momento, e per questo bisogna variare pesi continuamente. Quindi trovare la passata perfetta dell'esca verso valle, perché ricordiamolo, siamo di fronte a pesci selvatici abituati a mangiare la pasturazione naturale che gli viene portata appunto in maniera molto naturale e leggera dal corso d'acqua. Infatti le nostre ninfe sono ninfe tutte con pelo, sono ninfe diciamo tradizionali, che in acqua derivano cadendo molto lentamente, come fanno poi le ninfe. Oggi, per quello che vedo, non abbiamo la necessità di entrare subito in profondità, e quindi le ninfe devono arrivare come le ninfe del fiume, in maniera naturale. La trota le guarda, le osserva, ma quando gli arriva a tiro sale sicuramente. Spieghiamo ai nostri ascoltatori la tecnica di pesca. La tecnica di pesca è: alterneremo la ninfa in ice sticking nelle correnti dove l'acqua fa un po' di velocità, con due ninfe a una distanza, per quello che posso vedere oggi, di una trentina di centimetri, ninfa di punta, ninfa di bracciolo. Oppure alterneremo la ninfa lunga nelle lame dove non potremo avvicinarci, perché l'ice sticking presuppone un avvicinamento. Lì invece giocheremo in maniera diversa. Useremo proprio il nostro strike indicator appoggiandolo sulla superficie dell'acqua, uno strike che avremo precedentemente ingrassato, e quello sarà il nostro indicatore di abboccata. Ovviamente nella ninfa lunga non si usano pesi eccessivi, quindi ninfe su amo del 14, del 16, non ninfe pesanti, che però ci consente di arrivare dove non possiamo avvicinarci.
Dopo avermi fatto sfogare un po' a secca con piccole trote selvatiche, è arrivato il colpo di coda del maestro Marco dell'Itala Calistri. Una bella selvatica. Guardate che pesce. Un'atlantica, questa è un'atlantica che ha la stessa dignità, è una trota bellissima, potentissima, lì per lì dal colpo che mi ha dato credevo che fosse ancora più grossa. Ma nel libro queste sono le sorprese che capitano a chi li frequenta con passione e con costanza. Questo è un lingotto d'oro, non è una trota. Questo vale l'intera risalita di oggi. Assolutamente. Allora, vediamo la ninfa Black Beauty, una ninfa di colore nero adatta alle acque velate o comunque acque che non sono ancora, che non hanno recuperato ancora la perfetta trasparenza. Vediamo ora il dressing. Allora, la ninfa Black Beauty è composta da una coda in fagiano, un corpo addome che è realizzato in setafloss di colore nero, un rigaggio filo metallico colore argento, una sacca alare in materiale riflettente, un flashback, e un torace di colore nero, sintetico.